Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. La pioggia cadeva forte quella notte. Guidavo da sola su una strada di montagna. L'acqua copriva il parabrezza. La strada era buia e riuscivo a malapena a vedere. Non c'erano altre auto intorno a me. Solo pioggia, solo alberi, solo il rumore delle mie gomme sulla strada bagnata. Poi sentii un rumore terribile, uno schianto. Il metallo colpì la pietra. Premetti subito il freno. Il cuore mi balzò in petto. Guardai verso il lato della strada e vidi un'auto vicino al precipizio. Era gravemente danneggiata. All'inizio pensai che fosse stato un incidente. Poi vidi un'altra auto parcheggiata nel buio. 2 uomini erano in piedi accanto all'auto distrutta. Tirarono fuori un uomo dall'interno. Il suo viso era coperto di sangue, era troppo debole per difendersi. Gli uomini lo colpirono ancora e ancora. Volevo urlare, volevo aiutarlo, ma la paura mi teneva immobile. Non riuscivo a muovermi. Dopo un po' spinsero di nuovo l'uomo ferito dentro l'auto. Poi spostarono alcune cose, come se volessero far sembrare normale l'incidente. La pioggia lavò via il sangue dalla strada. Presto sembrò soltanto un incidente, ma io conoscevo la verità. Avevo visto tutto. Le mie mani tremavano sul volante. Poi un uomo uscì dall'ombra. Camminò verso la mia auto. La pioggia gli scorreva sul viso. C'era sangue sui suoi vestiti. In mano aveva una pistola. Smisi di respirare. Aprì la portiera della mia auto e mi tirò fuori. Poi mi spinse contro il lato della macchina. Il suo viso era vicino al mio. I suoi occhi erano scuri e freddi. Se lo dici a qualcuno, disse piano, morirai anche tu. Il mio corpo si immobilizzò. Aveva ancora la pistola in mano. Avrebbe potuto uccidermi lì, ma non lo fece. Lo guardai di nuovo negli occhi. Erano freddi, sì. Ma dietro quella freddezza vidi qualcos'altro, dolore, senso di colpa, forse persino vergogna. La sua bocca mi minacciava, ma i suoi occhi sembravano dispiaciuti. Ti prego, sussurrai. Vai, disse. Adesso. Corsi di nuovo verso la mia auto. Le mie mani tremavano così tanto che mi caddero le chiavi. Finalmente riuscii ad accendere il motore e partii. La pioggia colpiva forte il vetro. Non riuscivo a vedere bene, ma non mi fermai. Guidai finché il mio corpo non diventò insensibile. Quando arrivai a casa, rimasi seduta in macchina per molto tempo. Non riuscivo a muovermi. La scena dell'incidente continuava a ripetersi nella mia mente, il sangue, la pistola, gli occhi di quell'uomo. Perché mi aveva lasciata vivere? Quella notte non dormii. Ogni rumore mi faceva sobbalzare. Rimasi sdraiata a letto
letto, ascoltando la pioggia fuori. Continuavo a vedere il suo viso, l'assassino sotto la pioggia. L'uomo con gli occhi pieni di colpa. La mattina seguente accesi la televisione. Al telegiornale c'era mio padre. Sorrideva davanti alle telecamere. La gente applaudiva per lui. Parlava di sicurezza stradale. Ogni vita conta, disse. Dobbiamo proteggere la nostra gente. Fissai lo schermo. Un uomo era stato aggredito su quella strada. Forse era stato ucciso. Ma non c'era nessuna notizia. Cercai online. Nessuno schianto, nessun incidente, nessun uomo morto, niente. Era come se quella notte non fosse mai accaduta. Ma io sapevo cosa avevo visto. Andai al lavoro, ma non riuscivo a concentrarmi. Le mie mani tremavano ancora. Il suo viso continuava a tornarmi in mente. Quel pomeriggio, mentre tornavo a casa in macchina, guardai nello specchietto retrovisore. C'era un'auto dietro di me. A ogni svolta che facevo, mi seguiva. A un semaforo rosso guardai con attenzione. Il conducente indossava degli occhiali scuri, ma lo riconobbi. Era l'uomo della notte di pioggia. Il mio cuore si fermò. Mi stava seguendo per uccidermi? Accelerai. Presi strade diverse, ma lui rimase dietro di me. Il giorno dopo andai in biblioteca perché avevo bisogno di tranquillità. Mi sedetti a un tavolo e aprii un libro, ma non riuscivo a leggere. Poi lo vidi dall'altra parte della sala. Era seduto con un giornale. Non mi guardava, ma sapevo che era venuto per me. Dopo quel giorno cominciai a vederlo ovunque, nel mio specchietto, vicino alla caffetteria. Dall'altra parte della strada. Non si avvicinava mai, si limitava a osservare. La paura diventò parte della mia vita. Non riuscivo a mangiare, non riuscivo a dormire. Continuavo a chiedermi quando avrebbe finalmente agito. Una sera, mentre il sole tramontava, tornavo a casa a piedi. Presi una scorciatoia attraverso un vicolo stretto. Fu un errore. Sentii dei passi dietro di me. Camminai più velocemente. Anche i passi diventarono più veloci. Poi qualcuno mi afferrò per un braccio. Mi voltai. Era lui. Ti prego, dissi. Non uccidermi. Non rispose. Tirò fuori il telefono e mi mostrò una foto. Ero io sulla strada di montagna quella notte. Pensi di essere coraggiosa? Mi chiese. Non riuscivo a parlare. In questa città, disse, le persone coraggiose scompaiono. A volte muoiono in incidenti. Sentii la schiena contro il muro. Non avevo via di fuga, ma improvvisamente ero stanca di avere paura, stanca di nascondermi, stanca di non conoscere la verità. Così lo guardai e gli chiesi: «Hai ucciso quell'uomo?» La sua espressione non cambiò. Poi chiesi: «O lo hai salvato?»
Per un secondo la sua maschera fredda si spezzò. Mi fissò. Che cosa hai detto? L'uomo nell'auto, dissi. Lo hai lasciato morire o lo hai aiutato? Distolse lo sguardo. Cominciò a piovere di nuovo, ma questa volta piano. Ho chiamato un'ambulanza, disse a bassa voce. Il mio cuore si fermò. Cosa? Dopo che te ne sei andata, ho chiamato i soccorsi. Ho detto loro dove si trovava. Lo hai salvato? Ci ho provato, disse. Non so se sia sopravvissuto. Restammo nel vicolo buio mentre la pioggia cadeva intorno a noi. Non era soltanto un assassino e io non ero più soltanto una testimone. Perché lo hai aiutato? Chiesi. Mi guardò con occhi stanchi. Perché mi hai guardato come se fossi ancora umano. Poi fece un passo indietro. Dimentica questa conversazione, disse. Dimenticati di me. Se il mio capo lo scopre, sono morto anch'io. Poi si allontanò nella pioggia. Rimasi lì da sola, tremando. Ora conoscevo la verità. Questa storia era più grande di un solo incidente, più grande di un solo uomo, e in qualche modo mio padre ne faceva parte. La pioggia mi bagnava il viso. Ma non poteva cancellare ciò che sapevo. Quel fine settimana mio padre organizzò una grande festa. Si teneva in una lussuosa villa fuori città. Vennero molte persone importanti, politici, imprenditori, famiglie ricche, persone potenti. Non volevo andarci, ma mio padre mi disse che non avevo scelta. Sei mia figlia, disse. Devi stare al mio fianco. La villa era piena di luci brillanti. In sottofondo suonava una musica tranquilla. La gente rideva, beveva vino e parlava come se nel mondo non accadesse mai nulla di brutto. Mio padre salì su un piccolo palco. Tutti si voltarono per ascoltarlo. Sorrideva come un uomo buono. Dobbiamo costruire una città più sicura, disse. Dobbiamo combattere il crimine e proteggere le persone innocenti. Gli ospiti applaudirono forte, gli credevano, lo amavano, ma io mi sentivo male, perché avevo visto quello che era successo sulla strada di montagna. Avevo visto il sangue sotto la pioggia. Poi vidi qualcuno in piedi dietro mio padre. Un uomo con un abito scuro, immobile, silenzioso, come un'ombra. Il mio cuore si fermò. Era David, l'uomo della notte di pioggia, l'uomo con la pistola. Era vicino a mio padre, come se quello fosse il suo posto. Poi mio padre si voltò e mise una mano sulla spalla di David. Gli sorrise come se fossero molto legati. David non ricambiò il sorriso. Il suo viso era privo di espressione. In quel momento tutto diventò chiaro. David non lavorava da solo. Non era lui il vero mostro.
era un'arma e mio padre era la mano che impugnava quell'arma. Mio padre non era un eroe, era l'uomo dietro quell'omicidio. Dopo il discorso, mio padre venne verso di me. Il suo sorriso sembrava normale, ma i suoi occhi erano freddi. «Vieni nel mio ufficio», disse. «Dobbiamo parlare». Volevo scappare, ma lo seguii. Attraversammo lunghi corridoi ed entrammo in una stanza silenziosa. Chiuse la porta. «Siediti», disse. Mi sedetti. Le mie mani tremavano. «Hai visto qualcosa la settimana scorsa?» disse. Non era una domanda. Non dissi nulla. «Sulla strada di montagna», continuò. «Sotto la pioggia». «Non so di cosa stai parlando», sussurrai. Rise piano. «Non mentirmi, David me l'ha detto». Mi si strinse lo stomaco. Certo che David glielo aveva detto, apparteneva a mio padre. «La persona in quell'auto era pericolosa», disse mio padre. «Voleva distruggere tutto ciò che avevo costruito». Lei, sussurrai, ignorò il mio stupore. «Doveva essere fermata». «L'hai uccisa», dissi. «Ho protetto la nostra famiglia», rispose. «Ho protetto questa città». Uccidendo qualcuno? Il suo viso diventò duro. A volte, per mantenere le cose pulite, qualcuno deve fare il lavoro sporco. Lo fissai. Quello non era il padre che amavo. Era uno sconosciuto freddo e pericoloso. «Sei mia figlia», disse, «quindi ti sto dando una possibilità. Rimani in silenzio, dimentica quello che hai visto». «E se non lo faccio?» Sorrise, non rispose, ma i suoi occhi mi dissero tutto. Nemmeno io ero al sicuro. Mi alzai e uscii dalla stanza. Fuori la pioggia cadeva sul giardino. Camminai velocemente cercando di respirare, poi sentii una voce dietro di me. «Aspetta», mi voltai. David era in piedi sotto la pioggia. «Lasciami in pace», dissi. «Non posso», rispose. «Devi ascoltarmi». «Gli hai detto che ero lì?» «Sì». «Lavori per mio padre?» «Sì», disse David, «ma non perché lo voglio. Tutti hanno una scelta». «Non con lui», la sua voce sembrava stanca. «Mi ha salvato la vita anni fa, ero in debito con lui, ma il suo aiuto non era gratis. Da allora continuo a pagare quel debito. Mio padre è un assassino». «Lo so», sussurrò David. La pioggia gli scorreva sul viso. Per la prima volta sembrava completamente distrutto. «Presto mi chiederà di farti del male», disse David. «Forse di ucciderti. E io non voglio farlo». Mi mancò il respiro. Mio padre avrebbe mandato qualcuno a uccidermi. «Cosa posso fare?» chiesi. «Non lo so ancora», disse David. «Ma devi comportarti normalmente».
Non mostrare paura, non fargli capire cosa stai pensando. Ho paura. Anch'io, disse, e questa volta gli credetti. Fece un passo indietro e scomparve nella pioggia. Rimasi sola nel giardino. Mio padre era un mostro, David era intrappolato e ora io ero un bersaglio. Passarono 3 giorni. Rimasi chiusa in casa. Ogni rumore mi faceva sobbalzare. Ogni ombra sembrava pericolosa. Poi il mio telefono squillò. Era la polizia. Volevano che andassi alla stazione. Avevano delle domande su un incidente. Quale incidente? Chiesi. Una donna di nome Anna, disse l'agente. Una sua amica. La sua auto è uscita di strada sulla strada di montagna la settimana scorsa. Il mio cuore si fermò. Anna, la mia migliore amica, la persona di quella notte, la donna che avevano aggredito, era Anna. Quasi mi cadde il telefono dalle mani. Anna è morta? Sussurrai. Sì, ci dispiace. L'ha chiamata la notte in cui è morta. Dobbiamo farle alcune domande al riguardo. Non riuscivo a respirare. Anna mi aveva chiamata e io non avevo risposto. Verrò domani, dissi. Poi riattaccai e caddi a terra. Le lacrime cominciarono a scendere senza fermarsi. Anna non era soltanto una vittima, era mia amica. La mia unica vera amica. Poi ricordai qualcosa. Anna lavorava con i fondi della città. L'anno scorso mi aveva detto di aver scoperto un caso di corruzione. Aveva detto che il nome di mio padre era nei documenti. Non le avevo creduto. Mi ero arrabbiata. Avevamo litigato. Avevamo smesso di parlarci. Ma la notte in cui morì mi aveva chiamata di nuovo. Aveva detto di avere delle prove e prima che potesse consegnarmele qualcuno si era assicurato che non parlasse mai più. Mio padre aveva ucciso Anna. La verità mi colpì come una lama. Sapeva che lei aveva delle prove, sapeva che avrebbe potuto distruggerlo. Così mandò David, ordinò la sua morte. Mi sentii male in tutto il corpo. Corsi in bagno e mi aggrappai al lavandino con le mani tremanti. Anna era morta per colpa di mio padre, la mia amica coraggiosa e onesta. La ragazza che aveva cercato di dirmi la verità. E io non le avevo creduto. Piansi per lei, piansi per tutte le bugie. Piansi perché l'uomo che chiamavo padre era un mostro. Quella stessa notte David era nell'ufficio di mio padre. Mio padre era seduto dietro la sua grande scrivania. Il suo viso era calmo, ma i suoi occhi erano pericolosi. Mia figlia sa troppo, disse. Ha visto troppo, parlerà. David non rispose, teneva i pugni stretti lungo i fianchi. Ho bisogno che tu ti occupi di lei, continuò mio padre. Come ti sei occupato degli altri? David lo guardò. È tua figlia. È un problema,
disse mio padre con freddezza. E i problemi devono essere eliminati. David sapeva già cosa intendeva. Stanotte, disse mio padre, prima che vada dalla polizia. David sentì un gelo dentro di sé. Aveva aspettato quel momento, lo aveva temuto, lo aveva odiato. Se si fosse rifiutato, mio padre avrebbe mandato altri uomini. Uomini senza sensi di colpa, uomini che non avrebbero esitato. Così David fece l'unica scelta possibile. Non mi avrebbe uccisa, mi avrebbe aiutata a fuggire. Era passata mezzanotte quando arrivò a casa mia. Bussò piano. Guardai dalla finestra e lo vidi lì fuori. Nessuna pistola, solo una borsa nera in mano. Aprì la porta. Dobbiamo andarcene, disse. Adesso. Perché? Tuo padre ha dato l'ordine. Ti vuole morta. I miei occhi si riempirono di lacrime. Anna era la persona di quella notte, sussurrai. La mia migliore amica. David chiuse gli occhi. Lo so. Ho cercato di salvarla, ma era troppo tardi. E adesso ha mandato te a uccidermi? Sì, disse. Ma non lo farò. Aprì la borsa. Dentro c'erano dei soldi, un passaporto e una nuova identità. Prendi tutto, disse. Lascia il paese stanotte. Mi troverà. Forse, disse David. Ma questa è la tua migliore possibilità. E tu? Io sono già morto, disse piano. Quando scoprirà che ti ho aiutata, mi ucciderà. No, dissi. Vieni con me. Scosse la testa. Se rimango, posso rallentarlo. Lo guardai attraverso le lacrime. Perché mi stai aiutando? Si voltò verso la porta. Perché tu non sei come lui, disse. E sono stanco di essere la sua arma. Poi si allontanò nella pioggia. Rimasi lì con la borsa tra le mani. Avevo 3 possibilità: fuggire, morire o combattere. Pochi minuti dopo lo chiamai. Torna indietro, dissi. Ce ne andiamo insieme. È troppo pericoloso. Non mi importa. Torna subito. 10 minuti dopo, David arrivò con la sua auto. Salì. La pioggia cadeva forte. Guida, dissi. Attraversò le strade vuote in direzione del confine. Per un breve momento pensai che saremmo riusciti a fuggire. Poi apparvero dei fari dietro di noi, 2 auto nere. David guardò nello specchietto. Ci ha trovati. Le auto si avvicinarono. David accelerò. Passammo con il rosso. Svoltammo in strade buie. Ma loro ci seguivano a ogni svolta. Presto raggiungemmo la strada di montagna, la stessa strada dove era morta Anna. Un lampo illuminò il cielo, il tuono fece tremare l'aria. Una delle auto nere ci colpì da dietro, urlai. Stanno cercando di ucciderci. David strinse forte il volante.
arrivò un altro colpo, questa volta più forte. La nostra auto scivolò verso il bordo della strada. Una seconda auto si affiancò a noi e ci spinse. Il metallo stridette, i vetri si incrinarono. Non possiamo seminarli, dissi. Lo so, sussurrò David. Tieniti forte. Poi arrivò il colpo finale. L'auto girò su se stessa sulla strada bagnata. Urlai mentre tutto si capovolgeva. Rotolammo giù per la collina. L'auto colpì delle rocce, poi degli alberi. Poi tutto si fermò. Per un momento ci furono solo la pioggia e il dolore. L'auto era capovolta. Il sangue mi scorreva sul viso. Il braccio mi faceva molto male. Sei viva? Chiese David. Sì, sussurrai. Mi tirò verso di sé e mi coprì con il suo corpo. Resta giù. Sentimmo dei passi fuori. Degli uomini si stavano avvicinando. Poi, in lontananza, si sentirono delle sirene. Sirene della polizia. Uno degli uomini fuori imprecò. La polizia, dobbiamo andare. I passi si allontanarono. Le auto nere partirono. La pioggia entrava dai finestrini rotti. Il sangue di David si mescolava con l'acqua. Era ferito più gravemente di me. David, dobbiamo uscire. Ascolta, sussurrò. Le sirene si fecero più forti. Luci rosse e blu lampeggiavano sopra di noi. Ho vissuto nell'oscurità per troppo tempo, disse. Adesso dirò la verità. Andrai in prigione. Me lo merito. No, dissi. Diremo tutto insieme. Combatteremo insieme. Gli agenti di polizia scesero verso di noi con delle torce. Aiuto! Gridai. Siamo qui! Ci tirarono fuori dall'auto con attenzione. I paramedici ci fasciarono le ferite. Un agente ci chiese cosa fosse successo. Feci un respiro profondo. Mio padre ha cercato di ucciderci, dissi. Ha ucciso la mia amica Anna. Ha ucciso anche altre persone. Gli agenti sembravano sconvolti. Suo padre? Sì, dissi. E David può provarlo. David annuì debolmente. Vi dirò tutto, disse. Ogni omicidio, ogni ordine, ogni bugia. La polizia ci aiutò a salire su un'ambulanza. David si sedette accanto a me. Le nostre mani si sfiorarono, solo per un momento, ma quel momento significava tutto. Non stavamo più scappando, eravamo vivi. Eravamo insieme e questa volta stavamo andando verso la verità. Raccontammo tutto alla polizia, ogni segreto, ogni bugia, ogni ordine che mio padre aveva dato. Presto la verità si diffuse in tutta la città. Tutti ne parlavano. La sera delle elezioni mio padre era su un palco. Sorrideva alle telecamere e parlava del suo futuro. Poi la polizia salì sul palco. Gli misero le manette ai polsi davanti a tutti.
Il suo sorriso scomparve. La folla diventò silenziosa. Guardai tutto in televisione, non provai gioia, né tristezza, solo un vuoto silenzioso. Più tardi iniziò il processo. Mi presentai in tribunale e raccontai la verità. Gli avvocati di mio padre mi chiamarono bugiarda, mi chiamarono traditrice, ma non mi lasciai spezzare. Guardai il giudice e continuai a parlare. Anche David raccontò la verità, accettò la sua condanna, andò in prigione per 5 anni. Dopo tutto quello che era successo, persi la mia vecchia vita. La mia famiglia mi voltò le spalle, persi il lavoro, molte persone parlarono male di me, ma dentro di me finalmente sentivo pace, pace vera. Passarono gli anni. Poi arrivò il giorno della liberazione di David. Andai in macchina fino alla prigione. Cadeva una pioggia leggera. Quando uscì, i suoi occhi sembravano diversi. Non più scuri, non più persi, limpidi, liberi. Rimanemmo sotto la pioggia a guardarci. Ti ho incontrato sotto la pioggia, dissi. E tu mi hai aiutato a fermare la tempesta, rispose. Salimmo in macchina e partimmo, lontano dalla prigione, lontano dal passato, lontano dalla paura. La pioggia cadeva dolcemente sui finestrini, ma questa volta non ci faceva paura. Era soltanto pioggia e finalmente eravamo liberi. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se sei rimasto fino alla fine, te ne sono davvero grato. La storia di oggi è stata oscura, emozionante e piena di segreti. La parola italiana di oggi è la verità. Significa the truth. Scrivi nei commenti una frase semplice usando la verità. Per esempio, la verità è importante. Oppure, scelgo la verità. Dimmi anche, secondo te dire la verità è sempre facile? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a fare pratica con l'ascolto in italiano, iscriviti a Italiano Thales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare, continua a scegliere la verità e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.